Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre 2026. La la. Abbiamo la torre, ragazzi, periodo di destrutturazione, cambi, crolli, chiusure. Sì, diciamo che quando viene la torre non è mai un buon momento, però è anche vero che è un momento che vi dà la possibilità di, diciamo così, togliere quello che non serve più per creare qualcosa di più allineato con la propria anima. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate quello che propongo, i corsi in uscita, il mio numero di telefono, insomma un po' tutto. E poi sempre in descrizione ci sono 3 corsi gratuiti, quindi un corso di metafisica, un corso di tarocchi intuitivi e sto pubblicando un corso base di numerologia. Mentre vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026 di tarocchi intuitivi. Quindi per ogni ulteriore informazione, pagina web, descrizione oppure mi contattate via mail. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il primo semestre del 2026 per la crescita spirituale del leone. Ok, allora qui abbiamo un 3 di bastoni, un 4 di coppe, la morte, la torre, periodaccio, ragazzi. Vediamo, non è detto che sia così negativo. Fante di pentacoli, la luna, 4 di spade e regina di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo, poi in un secondo momento andiamo a vedere mese per mese, cerco di dirvi quando succede che cosa di quello che abbiamo visto qui. Tenete presente che questa è una di 4 letture sul 2026 che ho pubblicato, o meglio che sto pubblicando, una quella generale già online nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale e poi ne usciranno altre due, una sull'amore e gli affetti e l'altra sul lavoro e economia. Allora, partiamo da questo 3 di bastoni. Come se ci fosse un progetto, il progetto della stabilità verso il quale vi state dirigendo con passo lento. Potrebbe essere una relazione anche, per qualcuno. Un'idea di stabilità che può essere sia relazionale, sia materiale, sia psico-emotiva. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 4 di coppe. E 7 di pentacoli. Qui c'è qualche cosa che non state vedendo, eh. Devo dire che è come se il periodo fosse un po' lento, perlomeno, è quello che mi viene fuori fino ad adesso. Andiamo a vedere questa morte. Voglio andare a vedere anche la torre. Scivolano proprio via le carte con voi e c'è... Allora,
Guardate, ho come la sensazione che qua le cose siano lente perché lavorate da soli, mentre qui è un po' come se vi dicessero di smetterla di lavorare da soli, di stare da soli, di pensare da soli, di fare le cose da soli. Cioè, queste due carte mi dicono proprio che certe idee potrebbero crollare. Allora, sono due le cose: o siete sempre da soli e avete bisogno di creare collaborazioni, amicizie, relazioni interpersonali di un certo spessore, alleanze, piuttosto che proprio una relazione di coppia, perché comunque il 9 di Pentacoli è la carta dei single. Oppure può essere esattamente l'opposto, cioè nel senso che potreste, o vi arriva una proposta, una chiacchiera che vi fa un po' cadere le braccia. Per qualcuno è la proposta di diventare genitori, che a un certo punto secondo me vi farà crollare le braccia del tipo: ma come, non me l'aspettavo, cos'è sta novità adesso? Andiamo avanti, vediamo il fante di pentacoli è spiegato da una regina di bastoni e dalla forza. Ho come l'idea che vi stiate dirigendo verso un qualche cosa di cui non siete ancora consapevoli, che le cose siano lente, che voi siate anche un po' impazienti, come se non vedeste risultati, ok? Con questo 4 di coppe. E quindi potrebbe esserci come questa decisione di destrutturare o cambiare qualche cosa all'interno di una situazione o di una relazione. Potrebbe essere da magari, come si dice, autonomi, passare a qualche collaborazione, potrebbe essere da single ad avvicinarvi a qualche vostro amico, amica. Insomma, c'è qualche idea che secondo me dovrà essere proprio come la plastilina, presa, fatta di nuovo tutta a palla e ridefinita. È proprio questa l'immagine che ho, di una scultura in plastilina, un disegno, un'immagine in plastilina che viene appallottolata di nuovo e poi rimodellata. Andiamo a vedere la luna, perché la luna mi parla comunque di qualche paura che potreste avere. 8 di coppe. Credo che sì, è cavaliere di bastoni. Potrebbe non essere esattamente il nuovo progetto che voi avete in testa. Però secondo me, tenete presente che quando arriva la torre, qui ce l'avete anche come carta centrale, cioè come carta diciamo principale, arriva per destrutturare qualche cosa che così com'era non ci avrebbe portato da nessuna parte. Devo dire che questo nuovo percorso, secondo me, è da... Non so, potrebbe effettivamente essere una collaborazione, per qualcuno. Il fatto che prima magari si era abituati a lavorare da soli e si cerchi qualche collaborazione per avanzare più velocemente. Potrebbe effettivamente essere anche riferita a una storia romantica, nel senso che c'è una persona con la quale, insomma, secondo me è un amico, un'amica con la quale vi vedete già, vi frequentate già, che non avete mai preso in considerazione con questo 4 di coppe, e le cose qua potrebbero cambiare di immagine, cioè nel senso qui ci potrebbe essere qualche new entry, qualche novità in questo senso. Diciamo che la paura non vi molla, essendo la luna potrebbe anche essere qualcuno che risale a tanto tempo fa, qualcuno del passato se vogliamo.
Però ecco, sento che la luna con l'otto di coppe sono come un invito a pensare in grande, a puntare alto, ecco. Andiamo a vedere il 4 di spade, abbiamo un asso di spade. E un papa, ragazzi, nuovi inizi. Il papa può anche fare riferimento a un maestro, a un educatore, ad un coach, ad un mentore. E lo vedo molto perché il 4 di spade in questo caso è la carta della guarigione, del raccoglimento, di cui si ha bisogno per riprendere le forze. Non sento che sia tanto una forza fisica, ma più che tutto una forza psichica. Cioè io credo che questo periodo di cambi, di trasformazione, di tagli, di destrutturazione, può effettivamente... Io come, ho come l'impressione che se siete stati single, se siete single da tanto tempo, o sì, qualche cosa cambierà, eh. O se siete stati autonomi per tanto tempo e avete fatto fatica e non riuscite ad uscire da un certo standard, ci sarà un buon cambio secondo me. Il Papa potrebbe proprio arrivare per guidarvi, per farvi capire, perché l'asso è la chiarezza mentale, da che parte andare, come costruire eventualmente la vostra abbondanza, la vostra stabilità. Io credo che cambierà il vostro modo di vedere le cose, cioè molto di quello che c'era qui con questa torre cadrà. Ma vi dico un'altra cosa. Secondo me la torre viene dopo la morte. Che cosa vuol dire? Che prima sarete voi a lasciare indietro delle abitudini, delle amicizie. Sì, prima sarete voi che deciderete di tagliare un qualche cosa e automaticamente dopo arriverà la torre, perché è come se cambiassero le energie. E quindi molte cose che voi pensavate essere in un certo modo vi renderete conto che non sono così. Mm? Ok, ragazzi, andiamo a vedere quando succederà che cosa. Amanti, sole, mondo, 5 di spade, appeso e 5 di coppe. Avete 4 arcani maggiori su 6, eh? Ok, allora qui è molto semplice: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Devo dire che questa scelta, quindi potrebbe essere proprio la morte di cui vi parlavo prima, potrebbe effettivamente arrivare a gennaio. O, essendo la carta degli amanti, se fosse quella relazione romantica, ragazzi, vi dico che potrebbe effettivamente nascere qualche cosa. Ok, questo cavaliere di coppe con il sole potrebbe effettivamente essere, perché anche qui a febbraio abbiamo il sole. Sì, io devo dire che i primi 3 mesi sono particolarmente belli, leggeri, divertenti, appaganti, in equilibrio. Gli amanti parla proprio di un amore corrisposto. Quindi se non è l'amore di coppia, può essere l'amore per voi stessi, il fatto che diciate no, basta, questa cosa non funziona più, devo andare verso altri obiettivi, ipotesi. Io sento che un obiettivo ce l'avete già, ma è come se non vi rendeste conto di qualche cosa che è lì a portata di mano. Febbraio abbiamo questo sole, quindi di solito il sole parla di prosperità, di espansione, e il mondo a marzo mi parla di un risultato che andrete a raggiungere, di un compimento. Può anche essere la chiusura di un ciclo, potrei rivedere questa torre, può essere la fine di un'amicizia e l'inizio di un amore. O può essere la fine del lavoro da solo e mi unisco con degli amici per
arrivare ad un risultato maggiore. Una volta, secondo me, raggiunto questo risultato o messo questo punto a capo, poi qui abbiamo aprile, maggio e giugno e potrei rivederci questa luna, questo 4 di spade, nel senso che ci sono delle cose da rivalutare. Avete 2 5, 5 di solito sono carte di carenza, ragazzi, però sono girate al contrario e secondo me con questo appeso vedrete che non avete poi perso tanto in passato, secondo me. Cioè, tenete presente che si chiude una porta e si apre un portone, si dice, no? Ed è un po' quello che vedo qua, si chiude una porta e si apre un portone. Perché effettivamente poi arriva al mondo, c'è questo senso di grandezza, di compimento. Voglio andare un attimo a vedere per essere più precisi questo 5 di spade, fante di coppe e 5 di bastoni, come se le buone intenzioni ci fossero, però è anche vero che non ci si mette d'accordo. 5 di coppe, luna e 4 di pentacoli. Credo che qualcuno abbia paura di perdere quello che ha già ottenuto, i risultati e gli sforzi che ha già avuto. Però vi dico, non state tanto a guardare quello che non avete avuto, quello che avete avuto, cioè le cose, la materia va e viene, no? Qui con la carta dell'appeso si tratta di 1, perdonare voi stessi, 2, accettare che la situazione ormai è così e che si può solo prendere quello che c'è e fare come il mago. Si prende quello che c'è, quello che il mago ha sul suo tavolo e lo si lavora per trasformarlo e per manifestare una nuova realtà. Non sento che sia così positivo, però è quello che vi dico, sì che c'è la chiusura di un grande capitolo, secondo me, in positivo, nonostante ci sia la torre, secondo me è molto positivo. Andiamo a vedere una potenziale difficoltà che potreste vivere in questo periodo. Perché mi è difficile essere felice? Beh, un po' potrebbero essere le paure effettivamente, un po' il fatto che vi focalizzate di più su quello che avete perso che su quello che avete ottenuto. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho paura di non essere sufficientemente apprezzato o riconosciuto. Mm. Ehm, Avevate un fante di coppe, fatemi vedere, l'ho visto da qualche parte. No, me lo sono sognato. Ah no, c'è, è qua, fante di coppe. Dunque, ci sono certe persone che fanno fatica a essere felici. Vabbè, primo, per qualcuno può essere una fedeltà familiare. Se per esempio una persona è cresciuta in una famiglia sempre triste, sempre arrabbiata, dove si lamentava sempre, essere felici voleva dire essere diversi dal clan e quindi potrebbe esserci stata una paura a non essere riconosciuti parte del clan. Che interessante. E poi ci sono certe persone che si sentono in colpa ad essere felici proprio perché magari chi è vicino a loro non lo è. Ed è come se, sì, ci fosse come una paura di essere rifiutati. Ok, andiamo a vedere un potenziale pensiero su cui riflettere. Constato i buoni risultati degli sforzi fatti fin qui, invece di vedere ciò che ancora rimane da fare. Quello che vi ho detto io prima, è impressionante come le carte sempre diano conferme. Quindi non vi focalizzate su quello che non avete ancora, su quello che avete perso, focalizzatevi su quanto di bello può arrivare, cercate di vedere un'altra realtà.
tenete presente che qui con la carta della luna c'è la possibilità che voi vediate solo metà della realtà. La luna è un satellite e noi la vediamo perché riflette la luce del sole, però noi vediamo solo metà, vediamo solo la metà davanti e la metà dietro non si vede. È in questo senso che è da intendere la luna come una visione parziale della realtà, quindi è una visione tecnicamente distorta. Per cui secondo me rifocalizzatevi, vedete l'altro piatto della bilancia, l'altra faccia della medaglia, perché appunto con l'appeso è come se doveste cambiare il modo di pensare, cambiare il modo di vedere le cose. Secondo me, perché qui poi la luna è al contrario, quindi secondo me verranno effettivamente fuori queste cose, il 4 di spade e magari anche questo papa, questo mentore, questo coach, che non è detto che sia una persona fisica, potrebbe essere un libro, potrebbe essere uno youtuber, cioè quello che a voi aiuta a far fare crack al cervello, però secondo me con questa fase di autoriflessione si trova questa chiarezza mentale ed è come accorgersi della mezza realtà che si osservava. C'è anche poi la regina di Pentacoli e dopo quindi vi dico una certa stabilità, una certa struttura, secondo me la raggiungerete. Poi tra l'altro abbiamo un 4 qui e un 4 qui, il 4 è un numero di grande stabilità. Andiamo a vedere un messaggio dell'universo, ne sono usciti due. Quando, quando mi appoggio alla certezza della fede, cambio la mia mente circa il mondo che vedo, cioè di nuovo una conferma. E qui c'è un bell'occhio. No, non avete la sacerdotessa. Di nuovo, ragazzi, cercate di vedere una realtà, non solo la realtà che volete vedere voi, perché qui col 4 di coppe è proprio siete girati da un'altra parte, non vi rendete conto di qualcosa. E questa carta invece dice: le mie esperienze esterne sono un riflesso della mia condizione interna. Sapete, si dice come fuori e dentro e come dentro e fuori, si dice anche come in alto e in basso e come in basso e in alto, però una cosa che fin da quando ero piccola mi ha sempre detto mia mamma era che l'ordine di una casa, lo stato di una casa riflette lo stato interno di una persona. Ed è proprio questo. Quello che io vivo all'esterno, che non è solo la casa intesa come struttura fisica, ma proprio come esperienze, sono un riflesso di quello che è la mia condizione interna. Se io penso di non essere abbastanza, creo, perché credo quello e quindi creo quello. Creo situazioni che non mi fanno sentire abbastanza. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Tanti. Carta numero 9. Anche questa carta vi invita a, tra l'altro il nome e il numero dell'iniziazione, a riallinearvi con la vostra anima, ma secondo me il 2026 sarà proprio un anno, questo è un semestre, è il primo semestre, poi a giugno pubblicherò il secondo semestre, quindi rimanete sintonizzati, però parla proprio di riallineare la vostra anima, di rilasciare certe cose, poi parla anche di protezione, che effettivamente la sento un po' con questo Papa, col 4 di Pentacoli. Poi abbiamo carta numero 22. Rappresenta, vabbè, qua parla di divino maschile, quindi rappresenta l'energia yang, il fare, l'azione, l'agire, ed è come
lavorate o comunque vivete per essere testimoni della vostra magnificenza. È un po' quello che vi dice anche qui, no? Fissatevi sui risultati ottenuti più che su quello che avete perso. Carta numero 24, questa carta fa riferimento alle radici, anche qui parla di liberazione e di libertà e lo vedo qui, c'è come qualche struttura, qualche schema che vi sta condizionando e che non vedete e che avete bisogno di lasciarvi indietro. Carta numero 28, questa carta vi invita a rimanere fermi su quello che è il vostro obiettivo, se vogliamo. Parla di chiarezza e di una guida ed effettivamente qui vediamo questo papa. Fatemi vedere se riesco a dirvi quando arriva questa guida. Secondo me potrebbe essere intorno a questo appeso, quindi maggio. Bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete hype, date like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Se poi questo lavoro lo volete fare per conto vostro, potete abbonarvi al canale. Lì sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero perché sono un corso di formazione praticamente, sono 30 anni di tutto quello che io ho studiato, non c'è proprio ancora tutto, ma arrivo, e che ho condensato e messo lì in quella sezione. Tratto sia la metafisica che la metamedicina, le energie sottili, l'alto e il basso astrale, ci sono delle meditazioni per pulire il campo energetico e ci sono anche le credenze limitanti. Sono divise per settore, quindi sull'amore, sul lavoro, i soldi, il tempo, tutto quello che uno può credere e che limita la mente. Tenete presente che le credenze limitanti sono nel subconscio, quindi fino a che non si fa un lavoro specifico per andare a trovarle, non si sa di averle, però loro lavorano. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2026 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!